questo nuovo video dove andremo a vedere il messaggio che vi stavo aspettando. Questo video non ha un limite di tempo, quindi diciamo che ha valenza da quando voi decidete di cliccarci sopra. Quindi anche se magari guardando la data vi esce fuori registrato un anno fa, non ha assolutamente importanza. Vi chiedo di guardare bene queste 3 pile e di scegliere quella da cui vi sentite maggiormente attratti, perché sarà la pila a voi dedicata. Insomma, la lettura che andrete a scegliere cambierà logicamente a seconda della pila, quindi quella che vi attrae significa che è la lettura che in qualche modo risuona maggiormente con voi. Se vi doveste sentire attratti da più mazzi, niente vi vieta di vedere anche altre letture di altre pile, perché avete risuonato con l'intero video, quindi potrebbe esserci che magari c'è una parte di video che vi attira di più, o che magari il video in toto vi attira perché dovete ascoltare tutti questi messaggi. Quindi affidatevi un po' al vostro intuito e alla vostra intuizione, che è la cosa migliore che possiate fare. Vi lascio qualche attimo per guardare i mazzi e decidere quale vi attira maggiormente. Trovate in info box e fissate in alto nei commenti il minutaggio per ogni pila. Benvenuto gruppo 1, ora mi lascerò guidare dalla mia intuizione per veicolarvi il messaggio che vi sta aspettando in questo momento. Quindi potrebbe essere qualcosa che inconsciamente necessitate di sentire. Andremo a scegliere 5 carte. Eccoci qua. Ok. Abbiamo qua le nostre 5 carte che abbiamo selezionato e adesso andremo a leggerle. Oltre a che i tarocchi, voglio chiedere anche una carta di Sogli Arcani Maggiori che ho selezionato da questo mazzo che ho appena acquistato e che adoro. Ha la particolarità di essere un mazzo orizzontale, quindi questa cosa qua mi intrigava parecchio. Allora, va bene. Quindi questa sarà la carta del messaggio e andrei a chiedere anche un paio di messaggi agli oracoli. Facciamo questi due. Ok, ci siamo, abbiamo tutte quante le carte disposte sul tavolo. Andiamo adesso a scoprire qual è il messaggio che il gruppo 1 ha bisogno di sentire ora. Wow, abbiamo luna energetica o energia lunare. Arrenditi alla natura e lascia scorrere la vita. Se ti senti confuso, questa fata arriverà a cambiare le tue emozioni e a rassicurare la tua pace interiore. In modo, cioè, ti farà capire che insomma la pace interiore, raggiungere la pace interiore è possibile. Ok, quindi praticamente quello che ci dice è che per chi nel gruppo 1 sta affrontando un momento che magari sta sembrando un pochino complicato, può stare tranquillo perché questa situazione andrà a migliorarsi, o comunque avranno modo di scoprire che c'è l'opportunità di trovare questa pace interiore, questa calma a cui stanno ambendo, che le cose non continueranno ad essere così frenetiche, così complicate, anche perché magari alcuni di voi stanno affrontando dei progetti o magari si trovano in un periodo di esami universitari o di maggiore stress al lavoro. Insomma, potrebbe essere che quello che ci vogliono dire le carte è che nonostante quello che ci attenda nel futuro più prossimo sia magari complicato, possa recarci dello stress, non dobbiamo preoccuparci perché ci sarà occasione di trovare qualcosa che ci darà la calma che aspettiamo. Potrebbe anche essere che questa calma ci verrà infusa da una persona particolare che rappresenta questa energia, quindi è una persona magari
a voi vicina che vi sarà fondamentale in questo percorso. Quindi una persona che vi darà l'aiuto di cui ora voi necessitate. Andiamo ora a vedere l'oracolo di amore e luce cosa ci dice, ed è: dai un'occasione alla pace. Ti sto lasciando un regalo. La pace della mente e del cuore. La pace che ti do è il regalo che il mondo non ti può dare. Wow, wow. Queste due carte proprio si parlano. Parlano entrambe di pace della mente e del cuore. Quindi questo anche ti sto lasciando un regalo significa che c'è qualcuno che sta vegliando su di voi. Adesso con questo immaginario mi viene quasi da pensare che questa persona possa essere sì, magari un amico, un parente, qualcuno che vi è vicino, ma forse anche qualcuno che vi guarda dall'alto. Potrebbe magari essere una persona che vi ha lasciati di recente e che quindi sta vegliando molto intensamente su di voi, ma anche una persona che magari se n'è andata da più tempo e che non ha mai smesso di guardarvi, ma che sa che in questo momento avete bisogno del loro aiuto e quindi è lì per voi. In ogni caso abbiamo due messaggi che mi parlano proprio di questa pace interiore che arriverà perché qualcuno avrà la forza di infondervela. Come dicevo, potrebbe essere una persona che è già presente nella vostra vita, ma anche una persona che arriverà, oppure una persona che non c'è più e che vi guarda dall'alto. In ogni caso questa energia è forte ed è presente. Ok, l'arcano maggiore che comanda questa lettura è la torre al contrario, quindi una crisi scampata. C'erano tutte le possibilità che qualcosa di non troppo bello avvenisse, ma questa cosa non avverrà. Potete stare tranquilli, potete ritrovare la vostra pace interiore, perché quello che temete che possa accadere non accadrà. Questa crisi non sta incombendo su di voi e il vostro angelo custode, la vostra persona che veglia su di voi, il vostro spirito guida è con voi per accompagnarvi in questo momento di transizione nella vostra vita. Ok, non è il massimo, però comunque meglio. Andiamo a voltare le carte della vostra lettura. Ok. Perfetto. Allora, quello che vedo è che sicuramente siete in un percorso che vi ha riservato qualche difficoltà. Potrebbe anche trattarsi di una relazione o con una persona amata, oppure con un parente o con un amico che è stata parecchio complicata. Ad esempio, potrebbe essere che a causa di alcuni avvenimenti voi abbiate avuto difficoltà con i vostri genitori o con un vostro genitore specifico. Potrebbe essere che magari avete avuto difficoltà con degli amici, quindi delle incomprensioni, delle cose che non erano così chiare come avrebbero dovuto essere, che quindi vi hanno portato a un momento di confusione. Potrebbe essere che vi siete imbarcati in una frequentazione o in una relazione, avete incontrato delle difficoltà che vi hanno lasciato un po' titubanti. Insomma, quello che vedo è che avete cominciato già qualcosa che vi ha riservato qualche dubbio, qualche paura e che non è stato così facile come voi vi sareste aspettati. Quello che poi vedo è che appunto ci sono stati numerosi dubbi riguardanti questa situazione. Potrebbe essere che voi abbiate per un periodo sondato anche più possibilità da intraprendere. Ad esempio, facciamo finta che stiamo parlando di una relazione d'amore. Potrebbe essere che voi avete cominciato una frequentazione con questa persona e dopo un po' di mesi che avete, insomma, che stavate insieme, che uscivate, che cominciavate a conoscervi, vi siete chiesti: ma questa persona fa per me? Dovrei tornare indietro dalla persona con cui stavo prima? Oppure quest'altra persona invece potrebbe essere meglio? Sto facendo la cosa giusta a chiudermi in una relazione con questa persona? Oppure, qualora si parlasse della famiglia, magari avete avuto una discussione con un vostro genitore o c'è un vostro genitore che vi sta creando qualche difficoltà. Insomma, mettiamo caso che avete avuto un problema con vostro padre. Potrebbe essere arrivato un momento in cui vi siete domandati: ma mio padre
queste cose che sta facendo, queste cose che mi sta dicendo, me le sta dicendo perché è una persona con cui non si può ragionare, con cui non si può discutere? Oppure forse c'è qualcosa in quello che mi sta dicendo che potrebbe essermi utile? Insomma, vedo che comunque a un certo punto del vostro percorso, qualunque esso sia, avete avuto dei dubbi. Quello che vedo poi è che per alcuni di voi potrebbero esserci dei cambiamenti dal punto di vista economico. Quindi questa scelta magari potrebbe in qualche modo influire dal punto di vista economico sulla vostra vita. Non lo vedo come un cambiamento negativo. Vedo che questo cambiamento vi spaventa e avevate molta paura che potesse essere qualcosa di rischioso, qualcosa che avrebbe finito col danneggiarvi, ma alla fine vedo anche questo festeggiamento, insomma, questa risoluzione felice proprio relativa a questa situazione. Perché vedete, abbiamo entrambe figure di bastoni. All'inizio abbiamo questa figura che si arrampica quasi con fatica su una scala e sembra anche essere di fretta, sembra voler affrettarsi a salire perché deve finire questa cosa, ha tanti dubbi, ci sono questi cambiamenti in arrivo, ha paura che magari sarà una cosa negativa, però alla fine c'è questo festeggiamento. Quindi la vedo come proprio un periodo di dubbi e preoccupazioni, forse legati alla famiglia, all'amore, però potrebbero anche essere legati a un ambiente economico. Viene quasi da pensare anche alle persone che lavorano con la famiglia o persone che lavorano col partner, persone che hanno magari conosciuto il partner al lavoro o che hanno un'attività insieme al partner, persone anche sposate che vivono col partner, perché ricordiamo che i pentacoli, insomma i denari, non vanno a parlarmi soltanto del lavoro, della carriera, ma anche della casa, ok? Quindi della casa inteso come se la casa fosse una piccola azienda, no? Quindi tutta l'economia che gira intorno alla casa, tutta la sicurezza della casa, le bollette, il mutuo, il costruire un posto sicuro, insomma, quindi potrebbe anche essere questo, che magari ci potrebbero essere stati dei dubbi per chi magari ha già una casa o vuole comprare una casa ed è in una coppia. Quindi potrebbe essere che magari delle persone stanno insieme da tempo, hanno voglia di andare a convivere e di comprare casa, hanno dei dubbi perché non sanno bene come fare, perché ci sono tante cose a cui badare, però ci saranno dei cambiamenti anche dal punto di vista di questa casa che potrebbe arrivare. Abbiamo poi la paura di queste sofferenze, di queste difficoltà che però svanisce e il festeggiamento, quindi sicuramente è una cosa positiva. Voglio chiedere un'ultima carta a un oracolo. Ok. Wow. Successo. Quindi mi conferma proprio quello che pensavo, ossia che qualsiasi cosa voi state affrontando in questo periodo che vi dà dubbi e difficoltà, avrete successo. Troverete la pace, la tranquillità per andare avanti, scamperete una crisi, scamperete queste cose negative che potrebbero succedere e infine avrete successo. Mi sembra veramente una lettura molto molto bella. Quindi veramente vi auguro che si manifesti, che vada a buon fine questo progetto che avete perché ve lo meritate. Grazie mille per essere rimasti con me fino alla fine di questa lettura, spero che in qualche modo possa avervi aiutato o possa avervi dato qualche nuova chiave di interpretazione per la situazione che state vivendo o per la situazione che arriverà. In ogni caso io vi chiedo, come al solito, di lasciarmi un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e di dare un'occhiata ai miei link nell'info box se volete supportarmi anche fuori da YouTube. Per il momento vi ringrazio, vi mando un bacione e vi rimando a domani con il prossimo video. Ciao! Benvenuti amici del gruppo 2, adesso lascerò che la mia intuizione mi guidi a scegliere 5 carte che andranno poi a costituire il messaggio che vi sta aspettando in questo momento. Quindi partiamo subito. 1, 4 e
5. Ok. Prima di andare a girare le carte, chiedo a un paio di oracoli ulteriori messaggi, quindi ulteriori indicazioni. E facciamo prima questo. Questa qua si è proprio girata, quindi la metto già qua. Adesso finisco di stendere gli oracoli, poi andiamo a leggerla assieme. Come secondo oracolo invece vediamo quest'altro. Ok, vediamo la coperta un po'. Che non voglio lasciarmi influenzare. E infine un arcano maggiore che andrà a comandarmi questa lettura. Perfetto. Vediamo di sistemare un attimo le carte. Io ho le paranoie che deve essere tutto quanto più o meno dritto e ordinato. Ok, dai, facciamo che va bene. Allora, il primo oracolo mi dice: desidera con saggezza. Usa i tuoi desideri saggiamente per manifestare i desideri del cuore e fare dei passi pratici verso la realizzazione dei tuoi sogni. Quindi cosa vuol dire? Non perdere tempo a desiderare cose che non ti sono veramente utili. Fai un attimo pulizia in quelli che sono i tuoi desideri attuali, quindi magari se hai più di un progetto, cerca di capire veramente su quale progetto dovresti focalizzarti per il tuo bene futuro. Fai pulizia, elimina quello che non ti è veramente utile e a quel punto fai dei passi pratici. Quindi cosa vuol dire pratici? Vuol dire che devono essere dei passi ponderati, dei passi studiati, sentiti, non devono essere dei passi casuali, ok? Devi un attimo metterti a programmare in modo per raggiungere questo desiderio e fare dei passi verso di esso. Quindi quello che ci dice poi la carta è che così facendo potresti realizzare questo tuo sogno. Bisogna smettere di desiderare basta, perché magari nella vita si desiderano tante cose, bisogna fare un po' di pulizia, scegliere su cosa focalizzarsi e una volta che tu hai scelto cosa veramente merita il tuo impegno in questo momento, andare avanti nella tua strada mettendo tutto l'impegno che puoi in questo progetto. Il secondo oracolo ti dice: Dio ti mostrerà la via. Erano stati convinti del potere dei segni miracolosi e delle meraviglie e del potere dello Spirito di Dio. Quindi in qualche modo presto la via, i passi che devi percorrere per la realizzazione di questo sogno diventeranno evidenti. Non ti vedo come una persona che sarà smarrita in questo percorso, forse inizialmente potrebbe non esserti tutto il più chiaro possibile, però piano piano, mano a mano, riuscirai sicuramente a intravedere la giusta via per realizzare quello che tu in questo momento hai in pentola. Dovrai concentrarti unicamente su questa cosa, Devi lasciar perdere quello che al momento non ti è utile. Abbiamo l'appeso al contrario. Tra l'altro guardate che bella che è questa carta. Ok, così. Veramente bellissima. Allora, l'appeso al contrario cosa significa? Significa il liberarsi dalle costrizioni fisiche e mentali che fino a questo momento ci hanno tenuto fermi. Secondo me queste costrizioni, visti anche gli oracoli, potrebbero essere considerate delle distrazioni, ok? Bisogna liberarsi da queste distrazioni, concentrarsi su quello che realmente necessitiamo e attraverso questa... no, ragazzi, ho sbagliato. Perché questo appeso qua è al dritto. Quindi potrebbe essere che in realtà voi siete ancora legati da queste costrizioni, Cioè poi il messaggio non cambia perché alla fine quello che vi stavo dicendo prima è che bisognava liberarsi da queste cose e esattamente è questo quello che ci sta comandando la carta, solo che l'avevo vista già come un liberarsi che era in corso e invece no.
Questo è un liberarsi necessario. Quindi voi al momento siete bloccati. Siete bloccati da queste cose che avete intorno e che vi stanno impedendo di vedere chiaramente la strada. È una carta che mi parla anche un po' di illusioni, È come se voi siete lì in questo momento che avete tante cose per la testa, tanti sogni, tante illusioni sul futuro. Pensate sì, farò questo, farò quello, che bello, forse, chissà. E tutte queste cose che vi girano per la testa vi stanno ostacolando. E non vedo un grande cambiamento al momento, quindi forse questo messaggio che vi stavo aspettando vuole essere un invito a sbloccarvi, perché voi siete bloccati al momento. È come se non riusciste a focalizzare bene il modo, o forse la strada da intraprendere. Andiamo avanti, vediamo i tarocchi cosa ci dicono. Wow, è uscito ancora l'appeso, ma questa volta al dritto. Ve l'ho già letto, vabbè, ve lo spoiler un po', anche se sarà la fase finale, vuol dire che questo sblocco ci sarà. Questo sbloccarsi della situazione, cioè al rovescio, scusatemi. E perché lo dico al dritto perché lo vedo dritto, no? Lo vedo in piedi, quando in realtà dovrebbe essere così l'appeso. Quindi vedo che ci sarà questo sbloccarsi. Un bellissimo messaggio il fatto che questi due arcani siano comparsi insieme e in due posizioni opposte. Quindi sì, voi partite da una situazione di blocco, ma lo sblocco arriva e adesso vediamo come. Ci sarà una mancanza di giustizia, o forse voi già percepite questa mancanza di giustizia nella vostra vita, dove con mancanza di giustizia quello che intendo dire è che vi sembra che le cose non siano eque. Vi sembra come se ci sono delle cose che voi dite ma perché è così? Cioè è ingiusto, non dovrebbe essere così. Magari voi e qualcun altro vi siete imbarcati nello stesso progetto, questa persona magari ha più soldi o qualcosa, insomma, più fortuna anche semplicemente, quindi sta magari progredendo in questo progetto più velocemente di voi e vi sentite un po' come se questo mondo non fosse giusto. C'è un po' quasi di demoralizzazione legata proprio a questo sbilanciamento sociale che esiste, perché molto spesso vanno avanti le persone che hanno di più, che possono di più, o anche che hanno solo più fortuna, più conoscenze, più agganci. Ad esempio, mettete caso che vogliate comprare una casa e magari avete un amico che ha i genitori benestanti o comunque in una posizione economica migliore della vostra o dei vostri genitori. Magari lui fa zero difficoltà a comprare questa casa, mentre per voi è molto più difficile. E quindi magari anche così un po' innocentemente, un po' ingenuamente pensate cavolo, però non è giusto, perché io devo fare tutta questa fatica e lui no. Oppure anche sul lavoro, magari qualcuno ha trovato lavoro velocissimamente anche senza nessuna esperienza per il semplice fatto che ha avuto fortuna di essere scelto e voi no, voi che magari siete anche molto più competenti. E allora pensate cavolo, ma perché? Forse delle conoscenze, forse quello? Insomma, ci sono appunto questi pensieri di squilibrio, di ingiustizia che secondo me potrebbero anche un po' rappresentare questo blocco che sentite nel raggiungimento del vostro desiderio. Abbiamo poi il Re di Pentacoli che mi parla di una persona pienamente realizzata dal punto di vista economico e della carriera. Potrebbe forse essere l'obiettivo che volete raggiungere, o semplicemente anche una persona che a un certo punto comparirà nella vostra vita e vi sarà d'aiuto, ma potrebbe anche essere una persona un po' antagonista. Potrebbe essere che avete vicino una persona che sta bene finanziariamente e che in qualche modo corrisponde, rappresenta un ostacolo. Potrebbe essere un genitore, potrebbe essere il vostro padre o il padre della persona con cui state, se questa ingiustizia la sentite dal punto di vista
dell'amore. Ad esempio, poniamo che il vostro desiderio sia sposarvi, magari siete insieme da tanto tempo, avete una relazione stabile e avete un suocero o una suocera che ostacolano questo rapporto. Se il vostro desiderio è laurearvi, magari c'è un professore o un rettore, una persona insomma che in qualche modo vi sta ostacolando. Magari sul lavoro volete una promozione e c'è un capo o un collega più avanzato di voi che vi sta mettendo i bastoni tra le ruote. Questo re di pentacoli in questa particolare lettura, senza nessuna ragione apparente ma per un solo senso di mia intuizione, sento che possa essere una persona che vi sta in qualche modo rallentando nel vostro percorso. La vedo come una persona che ha un grado, tra virgolette, maggiore al vostro, sicuramente più grande di voi e sicuramente con risorse economiche o comunque con risorse dal punto di vista della professione. Potrebbe essere ad esempio una persona con un grado superiore, con una qualifica superiore, con più conoscenza. Dal punto di vista romantico-familiare una persona più grande che magari è già detentrice di case o comunque, insomma, la vedo proprio come una persona che è già realizzata, ecco, che in qualche modo vi sta ostacolando. Non so dirvi se con cattiveria o meno, però questo ostacolo lo vedo e lo sento molto chiaro. Vedo anche, soprattutto nel campo dell'amore, il mancato inizio di una nuova relazione. Potrebbe essere un suggerimento della serie: non sposarti, non fidanzarti, non impegnarti in questo momento perché non è il momento giusto per farlo. Potrebbe anche essere un: non stai riuscendo, non riuscirai a iniziare la tua relazione, il tuo amore, non troverai la persona ora. Potrebbe anche essere un messaggio che dice: non pensare a questa cosa adesso perché potrebbe ostacolarti nel tuo percorso. Vedo comunque che con il duro lavoro, con l'impegno, anche con la caparbietà, riuscirai a raccogliere dei frutti importanti dal punto di vista del lavoro, della carriera, dello studio e appunto poi questo sblocco di situazione. Quindi facendo un attimo un piccolo recap: pulizia dei desideri, obiettivi necessari. Partiamo da una situazione bloccata, blocchi mentali, blocchi potenziali, come ad esempio non avere le risorse, non avere il supporto, non partire con una base già, una sala già spianata. Mantenere la fede, star pur certi che il modo di sbloccare questo nodo arriverà, ci sarà presto chiaro, capiremo come dovremo fare. Un senso di ingiustizia, ma anche la realizzazione che c'è qualcosa di ingiusto in questo momento che ci ostacola, una persona più grande di noi che forse non ci sta dando l'aiuto che ci dovrebbe dare, ma anzi ci rallenta. Il non dover cominciare in questo momento relazioni amorose, matrimoni, perché non è il momento giusto. In qualche modo l'amore in questo caso potrebbe distoglierci dai nostri desideri. Se il desiderio è il matrimonio, allora non è ancora arrivato il momento giusto di sposarsi. Il messaggio ci dice: aspetta ancora un po'. Bisogna prima lavorare, bisogna prima costruire, bisogna prima essere sicuri di aver messo le giuste fondamenta per questo progetto, in modo che questo progetto possa poi dare i suoi frutti, e solo a quel punto, quando veramente avremo fatto tutti i passi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo, riusciremo a sbloccarci e riusciremo anche a trionfare. Quest'uomo qua, vedete, sembra quasi che festeggi con le braccia in aria, quel sole bellissimo dietro, sembra quasi che salti e dica: e vai, e olè, evviva. Quindi è sicuramente un messaggio positivo. Chiediamo l'ultima indicazione all'oracolo. Mi parla di guarire. Quindi sicuramente, se questa situazione potrebbe rappresentare un svantaggio, un dolore per noi, sarà necessario per noi guarire
per poi riuscire a sbloccare tutta quella situazione. Guarire dal nostro dolore, paura, dai nostri dubbi, dalle nostre insicurezze. Potrebbe anche essere visto come un guarire che arriverà dopo un periodo di sofferenza, quindi magari non è qualcosa che dovete fare voi, ma è un qualcosa che arriverà in modo assolutamente naturale. Comunque quello che mi dicono le carte, il messaggio che è per voi, è che in tutto, cioè alla fine del giro, avrete la possibilità di guarire da quello che vi ferisce. O se rimarrete feriti durante il percorso, alla fine le cose andranno bene e avete modo di guarire da quello che vi ha feriti. Grazie mille per essere rimasti con me fino alla fine di questa lettura. Spero che in qualche modo possa avervi aiutato o possa avervi dato qualche nuova chiave di interpretazione per la situazione che state vivendo o per la situazione che arriverà. In ogni caso io vi chiedo, come al solito, di lasciarmi un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e di dare un'occhiata ai miei link nell'info box se volete supportarmi anche fuori da YouTube. Per il momento vi ringrazio, vi mando un bacione e vi rimando a domani con il prossimo video. Ciao! Benvenuti amici del gruppo 3. Adesso mi lascerò guidare dalla mia intuizione per selezionare 5 carte che andranno a rappresentare un messaggio che avete bisogno di sentire in questo momento. Quindi iniziamo subito. Uno, no. Beh, le vedo comunque tutte, quindi se qualcuno mi risuona me lo dirà. 2, 3. 4, 5. Ok, perfetto. Quindi queste qua sono le 5 carte che rappresenteranno per noi un messaggio che necessitiamo ascoltare ora. Quindi adesso andiamo a prendere 2 oracoli. Oh. Ok, questa qua si è già girata. E infine un arcano maggiore che guidi la nostra lettura. Ok. Riordino un secondo il tavolo. Perfetto. Andiamo a vedere il primo oracolo che mi dice musica. Ascolta attentamente, perché potrebbe esserci un messaggio nella musica da udire. La musica può sollevare la tua anima, può richiamare ricordi e portare le fate alla tua porta. Quindi cosa significa? Secondo me questo messaggio è un po' da interpretare, nel senso, questo ascoltare che ci suggerisce l'oracolo potrebbe essere proprio inteso come dai ascolto alle voci che ti circondano. Forse c'è qualcuno che vi sta dando un consiglio che voi non state ascoltando per qualche ragione. Forse pensate sia un consiglio sbagliato o comunque un consiglio che non siete in qualche modo ancora pronti a cogliere. Tuttavia questo oracolo vi dice: voi ascoltatelo questo consiglio, ascoltatelo
e cercate di cogliere il meglio dalle parole di questa persona. In qualche modo vi sarà utile. Per i pochi di voi invece che magari fanno un lavoro che ha a che vedere con la musica, potrebbe anche significare magari l'ascoltare la propria musa interiore. Quindi magari se voi lavorate in questo campo o avete comunque a che fare con qualcosa di musicale nella vostra vita, potrebbe essere che la svolta per andare avanti possa essere già palese, ma vada ascoltata, vada udita. Abbiamo poi guarda tutto attraverso gli occhi dell'amore. L'amore è pazienza e gentilezza. L'amore non è gelosia, né comportamento fiero o rude. Non deve essere diciamo, un richiedere in modo a un pretendere. Ecco, non deve essere un amore, non bisogna pretendere dall'altra persona qualcosa. Quindi deve essere pazienza e gentilezza, che potrebbe essere, visto dal punto di vista dell'amore, è già un messaggio abbastanza chiaro per chi non si trova in una situazione romantica al momento. Potrebbe significare che l'amore che sta mettendo nella sua cosa, nel suo progetto, vada un pochino smussato. Non bisogna essere rudi, non bisogna essere impazienti, non bisogna pretendere. Bisogna essere gentili, essere buoni e mettere veramente l'amore puro in questo progetto che stiamo tirando su. L'arcano maggiore mi parla del giudizio. Potrebbe significare avere giudizio, quindi necessità di magari essere più giudiziosi, ma potrebbe anche significare il sentirsi giudicati. Oppure che è arrivato il momento di mettersi alla prova e di far vedere quanto si vale, quanto valiamo. Andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi. Allora, qua vedo dei problemi dal punto di vista della socialità. Quello che mi fa pensare questa lettura in particolare, così di proprio distinto, mi viene da parlare di una lettura romantica. Qui vedo delle persone che si sono messe insieme o si sono particolarmente avvicinate partendo da un gruppo di amici dove gli amici poi sono stati un pochino ignorati, messi da parte. E quindi c'è questa perdita del gruppo coeso. Potrebbe anche essere visto come due colleghi di lavoro che si sono innamorati o si stanno innamorando e questa cosa porterà dei problemi sul lavoro. Potrebbe anche essere che datemi un secondo. Potrebbe anche essere che non si è meditato abbastanza a lungo su una situazione di lavoro e carriera, dando magari ascolto troppo alle proprie esigenze emotive. Quindi ad esempio magari dovevate fare qualcosa di importante per voi, come un trasferimento di lavoro, ma non l'avete fatto perché eravate bloccati dalla vostra emotività e dal non volervi separare dai vostri affetti. In generale vedo che c'è la perdita di un'occasione. Forse avete perso un'occasione o rinuncerete a un'occasione in nome di qualcos'altro. Potrebbe essere che sia questa situazione che vi farà sentire giudicati. Magari le persone diranno: ma cavolo, ma tu hai rinunciato a quella cosa? Perché? Per la persona con cui stai, per i tuoi amici, per la tua famiglia, ma cavolo, potevi farlo, chissà dove saresti arrivato. E quindi magari vi sentite giudicati.
Però potrebbe anche essere che vi troverete in questa situazione in cui vi verrà richiesto di fare una scelta difficile dove dovrete eventualmente sacrificare qualcosa a livello emotivo e voi dovrete avere il giudizio di fare la scelta giusta per voi. Magari anche ascoltando le voci che vi rincorrono e ascoltando anche il cuore. Quello che vedo comunque è un po' uno scontro tra voi e un'altra persona. Vedo questo uomo e questa donna che non comunicano in questa situazione. La donna ha molto potere, molta sicurezza, è molto sicura di sé, non è una persona che andrà a perdere in questo, chiamiamolo tra virgolette, conflitto. Vedo che alla fine sarà questa figura maschile a soccombere, ma vedo proprio questa difficoltà di comunicazione. Questa persona potrebbe essere un mentore, un padre, forse addirittura un marito, un fidanzato, comunque una persona che in qualche modo ha già una stabilità che voi non avete, dal punto di vista economico, dal punto di vista della carriera. Forse è una persona più avanti di voi con gli esami o con un ruolo maggiore rispetto al vostro in azienda, magari una persona più stimata in azienda, che è lì da più anni, magari il vostro capo, magari il vostro attuale compagno, che magari ha un lavoro più importante del vostro, magari lui lavora e voi no. Quindi quello che vedo è che ci saranno degli scontri con questa persona, forse anche per via di tutta quella situazione che bolle sotto. Potreste sentirvi giudicati da questa persona o potreste dover emettere voi un giudizio, insomma fare voi una scelta riguardo questa persona. Voglio chiedere un'altra carta agli oracoli. Allora, questa carta qua mi dice il guardiano. Il guardiano. Secondo me questa persona potrebbe essere lui. Questa persona potrebbe essere la persona che vi ostacola, che vi fa un po' da guardiano, no? Che vi controlla, che vi dice quello che dovete fare, che vi fa sentire giudicati. Guardate anche che bella l'iconografia. Abbiamo la pecora e il lupo. E guardate il lupo che sembra quasi aggressivo, no? Quasi come se volesse cacciare, mentre la pecora è tranquilla, è serena, è pacifica, è angelica. Forse non bisogna lasciarsi troppo spaventare da questa figura. Sento che voi in generale non ne sarete spaventati, ma forse il messaggio vuole dirvi che dovete ascoltare la voce del vostro cuore, i consigli che vi circondano certo, ma anche la vostra interiorità. Non dovete temere il giudizio, ma dovete saper fare le scelte giuste quando si presenterà l'occasione di farle. Non dovete ascoltare questa persona che quasi vi soffoca, è un guardiano quasi opprimente per voi. In questo momento questa energia non vi serve. È un messaggio un po' criptico, ma penso che per chi sa quello che sta vivendo in questo momento possa essere molto chiaro in realtà. Perché forse a noi, a me, che non ho tutti gli elementi della storia, può risultare come un messaggio complesso, ma chi sta vivendo queste cose saprà sicuramente riconoscere i vari nodi che abbiamo disseminato durante questa lettura. E quindi spero che magari a qualcuno possa in qualche modo essere stato utile. Grazie mille per essere rimasti con me fino alla fine di questa lettura. Spero che in qualche modo possa avervi aiutato o possa avervi dato qualche nuova chiave di interpretazione per la situazione che state vivendo o per la situazione che arriverà. In ogni caso, io vi chiedo, come al solito, di lasciarmi un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e di dare un'occhiata ai miei link nell'info box se volete supportarmi anche fuori da YouTube. Per il momento vi ringrazio, vi mando un bacione e vi rimando a domani con il prossimo video. Ciao!